Le fave e i ceci si portavano essiccati sui carri militari, il che permetteva una lunga conservazione ed anche un alto valore nutritivo. Contrariamente a ciò che si crede, i romani conoscevano anche i fagioli sin dall'antichità, perché a suo tempo gli Etruschi li avevano importati dall'Egitto e diffusi nel Mediterraneo. Questo fagiolo, Phaseolum in latino, era diffuso in tutto il Mediterraneo, era di un'unica qualità ed entrò anch'esso a far parte della dieta del legionario per il suo alto valore nutritivo, ma anche per la sua facile trasportabilità una volta essiccato e anche per il suo basso costo. I legumi erano talvolta spezzettati finemente, in modo che potessero avere quasi lo stesso tempo di cottura del cereale. Questi venivano aggiunti ad acqua calda nella cassuola per aggiungervi, dopo un po' che bolliva, i semi spezzati del grano. Aggiungendo un po' d'olio, alla fine si creava una gradevole zuppa calda. Anche i lupini erano usati per le zuppe, ma soprattutto come li conosciamo oggi, già lavorati e da mangiare anche camminando, quindi ottimi durante le marce per nutrirsi senza sostare e riacquistare così un po' di forze. D'altronde anche i civili li usavano nello stesso modo. Come molti di voi già sanno, io curo anche un altro canale che propone una serie di ricette della tradizione italiana, ma non solo. Potete trovare il link nel box qui sotto e, se non l'avete già fatto, vi prego di iscrivervi. Facendolo mi darete un grande aiuto. Anche quando i castra non erano ancora permanenti, ricevevano altri tipi di provviste, come la carne, l'olio e il sale. Polibio, per esempio, narra che durante le guerre puniche nell'accampamento romano c'era uno spiazzo dove veniva macellato il bestiame catturato. La carne era prevalentemente di maiale, perché l'allevamento dei suini era molto diffuso, specie in Italia. Infatti, diversi autori menzionano il lardo come una delle componenti dell'alimentazione militare. Spesso le carni venivano conservate a fette sottili sotto sale, specie quando Tiberio fece costruire le saline, per cui il prezzo del sale divenne più accessibile. La carne di maiale era quella che meglio si prestava alla conservazione. Se ne ottenevano degli insaccati molto somiglianti ai salumi di oggi, con sale, pepe e aglio, oppure venivano essiccati al sole e stagionati. Il soldato dei castra poteva contare su una varietà di carni salate e condimenti particolari. Gli scavi archeologici confermano che i militari romani che soggiornavano a lungo presso i forti consumavano grandi quantità di carne, non solo di maiale, ma anche ovine e caprine. Anche il pesce faceva parte della dieta del legionario. Veniva conservato sotto sale, oppure essiccato al sole e condito con sale, pepe e aglio. Veniva usato anche nelle zuppe oppure insieme al pane. Anticamente era considerato un cibo poco nutriente e di scarso pregio, ma in epoca imperiale si diffuse molto grazie anche ai molteplici allevamenti in vasche, soprattutto nelle coste italiche meridionali. Questi allevamenti, iniziati per uso personale, si allargarono poi alla vendita e all'esportazione, diffondendo varie qualità ed enormi quantità di pesce, ormai considerato cibo pregiato. I formaggi di solito venivano usati affumicati. Ciò ne consentiva una rapida stagionatura ed una certa durata nel tempo. Plinio il Vecchio elogia il formaggio di pecora di Ceva, presso Cuneo, che considera il migliore dell'Italia settentrionale, e il formaggio lunensis, cioè di Luni, fatto con latte vaccino, anch'esso stagionato in grosse forme. C'era poi il caciofiore, una sorta di antenato del pecorino romano, realizzato con caglio vegetale. Ma i formaggi più a buon mercato erano quelli affumicati, particolarmente quello pressato a mano di Columella, sia per il prezzo che per la velocità della preparazione e la lunga conservazione. Questo formaggio era molto usato per i vettovagliamenti militari. Le uova venivano conservate dentro la farina oppure nella sabbia. Sui carri, dentro i sacchi di farina, si ponevano delle uova che, così protette, non rischiavano di rompersi e si conservavano a lungo.
ma visto il numero dei legionari, la scorta era sempre piuttosto ridotta. In genere le uova si acquistavano sul posto, quando era possibile. I Romani, e di conseguenza i legionari, consumavano le uova in modi svariati, sode, strapazzate, alla coque, al piatto o in frittata. Ed erano molto apprezzate in ogni modo, un po' come oggi del resto. Il sale veniva non solo usato per dare più sapore al cibo o per dare più sapore al vino, ma era importantissimo per la conservazione di molti alimenti e anche per impedire che col freddo l'olio si solidificasse. I soldati mangiavano il sale anche da solo con il pane. Può meravigliare che i soldati amassero salare il vino, perché in genere i romani lo dolcificavano, ma il vino salato non solo era saporito, ma impediva di perdere troppo sudore durante le marce, evitando una eccessiva disidratazione, specie nei periodi caldi. Ai soldati venivano sovente concesse delle salse. Migliorare il sapore del cibo significava migliorare il morale dei soldati, e i romani lo sapevano bene. Ed ecco le salse più usate. La salsa più importante del mondo romano era il garum, una salsa di pesce ottenuta con il sale e la fermentazione del pesce e delle sue interiora. La salsa ha un odore pungente e un sapore molto forte, in grado di coprire qualsiasi altro sapore. Una versione di garum più liquida e con un sapore altrettanto forte è il liquamen, oggi ancora diffuso in alcune province campane. È la cosiddetta colatura di alici, ottenuta con la spremitura di alici salate usate per condire gli spaghetti e molto popolare ad Amalfi. I soldati romani mangiavano molto aglio e, secondo altre fonti, anche cipolla prima dei combattimenti, credendo questi alimenti capaci di trasmettere vigore, ma pure di evitare malattie. Sembra usassero anche il sedano crudo prima delle battaglie o durante le marce chilometriche per dare resistenza e vigore. Comunque sono stati trovati contratti di arruolamento che garantivano ai soldati forti quantità di aglio per condire il cibo. Per quanto riguarda le bevande, si concedeva al soldato solo acqua mescolata all'aceto per il suo potere disinfettante e rinfrescante. Questa veniva chiamata posca, che in età imperiale prese il nome di acetum. Nello stesso periodo, secondo Polibio, fu permesso l'uso del vino, che all'epoca non aveva un gusto troppo diverso dall'aceto. I romani raramente bevevano birra, se non in territorio straniero. Infatti era considerata una bevanda povera, molto meno gradevole del vino. Il vino era raramente limpido e veniva di solito filtrato con un passino detto colum. Si beveva quasi sempre allungato con acqua calda o fredda e in inverno anche con la neve, in modo da ridurne la gradazione alcolica. Il suo gusto era molto peggiore dei vini disponibili al giorno d'oggi e spesso era miscelato con miele per renderne il gusto più gradevole.